Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il set di mini asciugamani che avete intravisto nelle slide. Questo set inaugura una piccola sezione che ho intenzione con il tempo di incrementare, dedicata a qualche piccola idea, arredo, sempre naturalmente ad uncinetto per la casa. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come al solito, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un cotone. Io ho scelto il filato Iggy di Casa Tessiland nelle varianti celeste, lilla e bianco, da lavorare con l'uncinetto numero 2. Per confezionare il mio set di asciugamani io ho deciso di utilizzare una piccola cassettina in legno. Passiamo subito al tutorial prendendo il colore con il quale vogliamo realizzare uno dei nostri asciugamanetti e l'uncinetto numero 2. Realizziamo un cappietto iniziale e 60 catenelle . Realizzate le nostre 60 catenelle, rientriamo nella terza dall'uncinetto e realizziamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia alta, tutto nella stessa catenella, in questo modo. Saltiamo 2 catenelle di base, 1, 2, entriamo nella terza ed eseguiamo anche qua una maglia bassa, una catenella ed una maglia alta. Di nuovo saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, una maglia bassa, una catenella ed una maglia alta. Proseguiamo fino alla fine della nostra riga. La lavorazione delle righe procede in maniera identica fino alla fine del lavoro, quindi fino all'altezza che desideriamo. Vi faccio però vedere come andare a individuare lo spazio catenella delle righe successive, perché mentre nella prima riga è semplice in quanto dobbiamo semplicemente andare a vedere dove non abbiamo lavorato le catenelle iniziali, quando andiamo a salire diventa leggermente più difficile, ma vedrete che troveremo subito una soluzione. Dunque, lo spazio catenella da individuare è quello che noi utilizziamo per separare la prima maglia bassa dalla prima maglia alta, quando facciamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi in quella catenella, nello spazio di quella catenella, dobbiamo andare ad intervenire. Ed eccolo qui, è proprio questo spazio. Come individuarlo facilmente? Vedete che questi gruppetti di 4 fili sono quelli che corrispondono alla maglia bassa, catenella e maglia alta. Quindi al centro di questi 4 filettini troviamo la catenella. Vedete? Eccola qui, la nostra catenella di separazione. Ed ora qui entriamo e realizziamo la nostra maglia bassa, catenella di separazione e maglia alta. Ne vediamo un altro insieme, vedete? Abbiamo qua i nostri 4 filettini di cotone e andando ad allargarli troviamo immediatamente il punto dove inserire l'uncinetto, proprio qui. Una maglia bassa, una catenella
ed una maglia alta. Di nuovo ci spostiamo, troviamo i nostri 4 filetti, apriamo un po' la lavorazione e ce lo suggerisce il filato stesso dove andare a inserire l'uncinetto. Una maglia bassa, una catenella ed una maglia alta. L'esecuzione del lavoro è questa fino al raggiungimento della altezza che noi desideriamo. Ogni riga si conclude con una maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, ci si alza con una catenella e si prosegue per un'altra riga. Non c'è bisogno di altre spiegazioni, il punto parla da sé, è molto semplice. Qualora ci fosse qualcosa di poco chiaro, mettete leggermente indietro per non perdere i passaggi. Ci vediamo al raggiungimento della lunghezza desiderata. Mi sono fermata ad un'altezza di 15 cm, ho un pannello di fronte a me 20 x 15. Senza tagliare il filo dall'ultimo punto basso che abbiamo realizzato, eseguiamo una catenella che marchiamo e voltiamo il lavoro in questo senso, perché ora andremo a realizzare un giro di punto basso perimetrale. Marco la catenella perché sarà la catenella che mi permetterà di voltare l'angolo. Infatti, nello stesso punto dove ho eseguito l'ultimo punto basso, ne realizzo un altro. Il nostro aumento quindi sarà costituito da un punto basso, una catenella ed un punto basso. Ora, interpretando un pochino i filetti che abbiamo a disposizione lungo il lato corto, andiamo a realizzare una serie di punti bassi prendendo una porzione di cordino. Non tirate troppo i punti, lasciateli morbidi in modo da non far arricciare poi il lavoro. Andiamo avanti prendendo una costina man mano che scendiamo e realizzando i nostri punti bassi. Arrivata all'angolo, eseguo un punto basso, una catenella che marco e nello stesso punto realizzo un altro punto basso. Ora vado avanti lavorando punto su punto, un punto basso in ogni catenella che mi trovo disponibile. All'angolo successivo mi comporterò esattamente come negli altri, ovvero realizzando un punto basso, una catenella ed un altro punto basso. Completiamo così il nostro perimetro. Giunti alla fine del nostro giro perimetrale, andiamo nel primo punto che abbiamo realizzato, ovvero quello prima della catenella del primo angolo, e ci chiudiamo con una maglia bassissima, catenella di sicurezza, tagliamo il filo. A questo punto dobbiamo andare ad eseguire un piccolo bordino. Io lo realizzerò con il cotone bianco. Li inserisco in un punto qualsiasi della mia lavorazione, incorporo il filo, mi ancoro con una catenella e realizzo una variante del punto gambero. Vi faccio vedere. Entro nello stesso punto dal quale sono uscita con l'uncinetto e realizzo quello che sembra essere un punto basso. Invece di chiudere subito il punto, vado a ruotare l'uncinetto di 360 gradi, in questo modo. Dopodiché chiudo il mio punto. Vado nel punto successivo, incorporo anche la codina, entro in tutto il punto, esco fuori come a realizzare un punto basso, effettuo una rotazione di 360 gradi e poi
concludo il mio punto basso, punto successivo, tiro fuori il filo, roteo l'uncinetto di 360 gradi e poi concludo il mio punto. In questo modo procedo per tutto il perimetro, vi faccio vedere l'angolo. Giunta all'angolo, quindi dove ho il mio marker, non faccio altro che realizzare nella catenella un punto gambero, la variante che stiamo realizzando. Serve solo per farci capire che dobbiamo realizzare un punto in più nella catenella, quindi tutti i punti punto su punto verranno lavorati con il punto gambero nella variante ed anche il punto angolare. Giunti alla catenella non facciamo altro che togliere il marker e realizzare un altro punto gambero nella catenella. Mi raccomando, lavoriamo morbide, non tiriamo continuamente la lavorazione. Accompagniamo il filato. Proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro del nostro asciugamanetto. Quindi, arrivati ai marker, non faremo altro che realizzare nella catenella marcata un ulteriore punto gambero nella sua variante. Concluso il giro a punto gambero nella sua variante, ci agganciamo nel primo punto eseguito con una maglia bassissima, eseguiamo una catenella di sicurezza, poi tagliamo il filo. Andiamo a nascondere tutti i fili e il nostro piccolo asciugamano da viso è pronto. Ovviamente potete andare a variare il bordo come volete, potete farlo ancora più spesso realizzando dapprima un giro di punto basso col secondo colore e poi andando ad incorporare il punto gambero, oppure andare a realizzare il bordo che più preferite. Io ho deciso di lasciare, come Sayubi insegna, un bordo piuttosto minimal, seppur caratteristico. Ora andiamo a realizzare tanti asciugamani quanti ne vogliamo. Io ne realizzerò 2 e vi faccio vedere l'assemblaggio finale. Ed eccoci qui con le nostre salviettine terminate. Vedete che nonostante il cambio colore la trama resta davvero molto interessante e molto raffinata. Io andrò a confezionare questo piccolo set con l'aiuto di questa carinissima cassettina. Poi ci sono naturalmente un sacco di modalità diverse per andare a ripiegare le nostre salviettine per presentarle come meglio vogliamo, naturalmente. Le misure totali finali di queste salviettine sono 21 x 16, quindi una misura direi perfetta per delle salviettine da bagno. Ora, questa idea regalo la trovo davvero molto carina, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e spero vi sia piaciuta anche l'idea di andare ad abbracciare anche quella che è la categoria delle idee regalo e degli articoli per la casa. Qualche altro video verrà messo sicuramente in coda a questo. Abbiamo già iniziato con la diretta di giovedì, dove abbiamo visto il sottotazzina da caffè o sottobicchiere, sempre realizzato ad uncinetto. Mi raccomando, andatevela a guardare. E continueremo senz'altro con qualche altro video di questo genere. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.